sovranità possa essere messa in discussione, perché chi paga il pifferaio sceglie la musica. Naturalmente ecco che cominciamo un momento allora a capire che cosa significa il pluralismo religioso. Il pluralismo religioso è una scelta essenzialmente massonica. La massoneria è la società che strumentalizza i fantasmi giuridici, cioè tutti quegli strumenti formali inventati dalle scuole del diritto moderne, per cui il concetto di società non ha contenuto umano, il concetto di società diventa un fantasma giuridico, ed è molto importante fare questa precisazione perché gli uomini passano in seconda linea. Vedete, una volta quando si faceva la guerra giusta e quella ingiusta secondo un principio che riguardava il collegamento vero fra persone che si conoscevano e quindi erano in grado o di amarsi o di odiarsi. L'odio è una dimensione negativa che è come l'amore. Nel Vecchio Testamento, quando si parla dell'amore, si dice l'amore è conoscenza, non si può amare una persona che non si conosce, e noi soggiungiamo non si può odiare una persona che non si conosce. E allora che cosa avviene? Avviene che oggi, sul presupposto dei fantasmi giuridici che realizzano il concetto dello Stato moderno, cioè dello Stato costituzionale, la gente va alla guerra e si ammazza senza che ci sia il presupposto dell'odio. Almeno l'odio dà una giustificazione razionale quando è giustificato dalla violazione di un principio di giustizia. Tant'è vero che una volta si parlava del principio delle guerre giuste, la guerra giusta, la guerra ingiusta, anche se quando si parla di guerra è molto difficile poter dire fino a che punto si può verificare la distinzione tra giusto e ingiusto. Perché? Perché non esiste un principio che trascende il rapporto di forza. Il rapporto di forza è quello che riguarda una valutazione puramente di potenza e non di giustizia. Quindi qual è la conseguenza di queste premesse? La conseguenza di queste premesse è che noi oggi dobbiamo cominciare a capire che il bandolo della matassa sta nelle mani di chi ha i soldi, la proprietà della moneta all'atto dell'emissione sta nelle mani di chi è il padrone della storia. E noi abbiamo oggi veramente una nuova dimensione della storia, perché si ha una sovranità monetaria di dimensioni mondiali, si ha una tale potenzialità di mezzi per cui noi vediamo che chi comanda e chi ha i soldi è diventato il gendarme del mondo, stabilisce quello che è giusto e quello che non è giusto. E allora vediamo che mentre alcuni genocidi come quello dei tibetani, come quello dei curdi è passato assolutamente inosservato, si viene a considerare il fenomeno del Kosovo come un fenomeno che giustifica un intervento. E allora noi cominciamo a vedere che Milosevic è un pifferaio, che Eltsin è un pifferaio. Che cosa si vuole fare allora in Jugoslavia? La fabbrica della guerra. Noi cominciamo a capire che questa guerra è programmata da parte dei vertici delle banche centrali. Le banche centrali vogliono la guerra, e vogliono la guerra perché? Perché la guerra significa tante cose, significa far esplodere, eliminare alcuni debiti, dare colpi di spugna per chi fa comodo, accentuare l'indebitamento invece per chi deve essere stritolato, per cui si sa che la guerra è quel fatto nuovo e per molti aspetti imprevedibile dall'uomo della strada, per cui l'uomo della strada diventa uno strumento nelle mani di chi ha la sovranità monetaria. E su questo punto voglio ricordarvi che la vera sovranità monetaria è nata nel 1694 all'atto della Costituzione della Banca d'Inghilterra. Perché?
Perché prima, quando la moneta era d'oro, chi trovava la pepita ne diventava proprietario senza indebitarsi verso la miniera. Oggi al posto della miniera c'è la banca, al posto della pepita un pezzo di carta, al posto della proprietà il debito. Sì che oggi state bene attenti a quello che sto per dire. Oggi tutti i popoli del mondo sono poveri perché hanno un debito pari a tutto il loro denaro. Perché tutto il denaro in circolazione oggi è moneta nominale, addirittura anche nelle transazioni fra le banche centrali l'olio è stato abolito come moneta di riserva. Quindi arrivati a questo punto noi che cosa abbiamo? Abbiamo la premessa per costruire il massimo dell'arbitrio quando il vertice mondiale ha il massimo della potenzialità monetaria. Infatti la somma delle unità di misura monetarie incorpora una quantità di valore pari a quello dei beni misurati, perché il potere d'acquisto è data dalla quantità di beni che si possono acquistare. Quindi più aumenta la produzione, più aumenta il potere d'acquisto della moneta. Qual è la logica dello strozzino? La logica dello strozzino è quella di ridurre al massimo la quantità di moneta, ecco perché si accentua sempre il cosiddetto pericolo dell'inflazione. Il pericolo dell'inflazione, quando non c'è una lira in giro, non si vede un soldo in giro, è una battuta, perché quello che conta sul piano pratico è vedere come sia distribuita la moneta e non solamente quale sia la quantità di moneta in circolazione. Per cui noi possiamo dire abbiamo delle spinte inflazioni perché abbiamo sul mercato 8 miliardi di lire. E allora il dato statistico è come diceva Petrolini diceva che cos'è la statistica? Se io mi mangio 2 polli e il mio amico non si mangia nessun pollo, sul piano reale io ho mangiato e lui non ha mangiato, sul piano statistico abbiamo mangiato un pollo per uno, la stessa regola vale per quello che riguarda i dati statistici monetari. Le spinte inflazionistiche sono programmate dai vertici bancari, perché siccome l'inflazione si ha quando c'è troppa moneta, troppa quantità di valore monetario sul mercato, è chiaro che chi crea questa quantità di moneta è il responsabile dell'inflazione o della deflazione. E quindi ecco che noi vediamo che... Pronto? Pronto? Pronto, sì. Buonasera. Pronto. Mi dica. È caduta la linea. Sicché noi vediamo che noi apparteniamo alla categoria dei pifferai, perché chi sceglie la musica sono i padroni del denaro. E a questo punto tutto il mondo dei Balcani, tutto quello che sta succedendo in questo... Pronto? Quando si verifica questo fenomeno è chiaro che la ricerca delle cause è sempre al di sotto di quella che è la verità apparente. L'immagine creata dai giornali, dalla televisione è arbitraria e noi abbiamo qui la teoria della doppia verità, perché sulla teoria della doppia verità si creano i 2 schieramenti. Che cosa dice la Serbia? La Serbia dice che vuole rivendicare il territorio perché questo territorio per tradizione è un territorio serbo, quindi anche se la maggioranza numerica degli abitanti è albanese, tuttavia noi dobbiamo rivendicare il Kosovo come parte integrante della Serbia. E sere fa noi abbiamo visto, l'altra sera, un intervento su questo argomento fatto da Colombo, che è il noto giornalista, il quale, parlando di questo argomento, parlava anche la Zevi su questi argomenti, cioè non è possibile invocare il principio sacrale per rivendicare la proprietà di un territorio. E allora lo Stato di Israele come la mettiamo? Dopo che loro hanno fatto questa dichiarazione. E allora noi cosa vediamo? Che il principio di giustizia vale quando fa comodo e quando non fa comodo non vale.
Quindi il diritto internazionale è un pseudodiritto. Tant'è vero che i giuristi di diritto internazionale dicono che la norma di diritto internazionale ha la caratteristica della effettualità. Che cosa vuol dire quella caratteristica dell'effettualità? È un principio di elasticità della norma, per cui la norma non è rigida, uno la adatta a seconda delle circostanze. Quando si parla del territorio dello Stato di Israele vale certamente il principio della tradizione e della sacralità per rivendicare un territorio. Quando sullo stesso principio i serbi dicono io ho l'affermazione della mia sovranità sul Kosovo perché questo territorio è tradizionalmente mio, non vale più, perché nella storia ci sono i raccomandati di ferro e quelli che non sono raccomandati di ferro.